Tommy mi chiama in un momento di incastro. Sì. No. No. Mezz'oretta. Dai. Via, 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 rock and roll. Voi dove siete? Siete all'altezza di Genova. Avete il navigatore? No, ok. Allora praticamente tu arriva a Torino. Comunque la festa è alla Colletta. Se arrivi a Torino e chiedi la Colletta, no, magari non più. Ok? Colletta. Vis-à-vis de la génération hippie, ça a été très dur pour eux, que nous, les rêves partis, on accepte plus facilement. Ouais. Et oui, Parce pour que, nous, voilà. c'est déjà une répétition. C'est voilà, Pour nous, c'est notre genre, c'est nos enfants et Un petit petits-enfants. air de déjà vu, oui. voilà. Chaque jeunesse a sa révolte, comme nous il y a eu Woodstock, il y a eu d'autres générations, il y a cette génération-là comme ça. Bon. Oui, Contre la guerre au Vietnam, la guerre tout ça. polaire, C'était- voilà, c'était contre ça. Contre l'argent, le voilà. Il y avait déjà une récupération politique. Oui, déjà, Voilà. oui. Tandis et que- voilà, c'était plus politisé. Pas eux. Voilà. È stato avvertito il coordinatore del 118 che avvertirà le forze dell'ordine. Ti hanno dato un tempo più o meno per questa procedura? Ti richiamo tra un po'. Ok, va bene, aspettiamo allora. Ciao. Siamo vicini alla festa, c'è uno dei posti di blocco che non ci fa passare con il mezzo. Visto che noi abbiamo questo protocollo con il 118 per bypassare e velocizzare questo passaggio, abbiamo chiesto a loro di rendere noto che noi vorremmo accedere con il mezzo, con i materiali di prevenzione, con la chill out. Senza il mezzo non possiamo trasportare tutto quanto, quindi ora aspettiamo. Cosa sono per noi i free party? Non sono assolutamente un posto dove andare a drogarsi. È chiaro che la droga fa parte di questa cosa. C'è anche da dire che
che tanta gente lo usa con la testa e la usa semplicemente per fare festa tutti insieme. Per noi è musica e ritrovarsi tutti insieme in un posto tutti allegri a ballare e basta. A me piacciono le feste, diciamo i rave, lo spirito di solidarietà, di fratellanza, un posto orizzontale dove tutti si divertono, si conoscono, scambiano pensieri. Noi siamo venuti qua non è perché abbiamo voglia di drogarsi e tutto quanto, perché comunque sì, alla fine abbiamo fatto, cioè ci siamo fatte pure noi una seratina così, però siamo stati tutti 2 giorni a ballare, cioè non è perché non stavamo fatti là non ballavamo, per fatti capire. Un'ora di attesa e un'ora di tempo in cui si muovono le persone con le quali abbiamo il protocollo significa un buon tempo, secondo me, cioè un tempo ragionevole. Perché loro hanno anche interesse a garantire l'ordine pubblico sul loro territorio, quindi in qualche modo preferiscono che non succedano casini e in qualche modo sanno che se c'è un progetto dell'ASL o di prevenzione questo in qualche modo tutela di riflesso anche loro, perché vuol dire che se c'è una situazione di qualcuno che sta male o che potrebbe essere contenuta in maniera più veloce. In un altro raid dove siamo intervenuti invece le forze dell'ordine hanno ostacolato molto il nostro lavoro, hanno tenuto la mia collega in caserma per circa 3 ore contestando appunto la documentazione che noi avevamo, dicendo che non era sufficiente e in più cercando di fare pressioni come al solito rispetto al fatto che noi sappiamo che c'è una festa e in qualche modo dovremmo essere tenuti a comunicarglielo. Noi rimaniamo fermi sul fatto che il nostro coordinarsi è più che altro con il 118 perché siamo un progetto sanitario e quindi questo tipo di protocollo ci tutela anche noi in qualche modo. Questa notte saremo 4 progetti di prevenzione, uno transnazionale, Médecins du Monde, che arriva da Marsiglia e Nizza, e poi ci sarà Lab 57 di Bologna, UP di Reggio Emilia e Neutravel del Piemonte, quindi la copertura è al massimo. Sì, probabilmente le telecamere qua ogni tanto creeranno scompiglio, ma vedremo. Vedo anche l'unità di Lab 57, proviamo a entrare. Ce l'ho fatta. Tantissimo anche in Italia tutto, la situazione politica, quindi di conseguenza anche i rave sono cambiati per la repressione in un modo e nell'altro secondo me con la troppa commercializzazione del fatto, no? Adesso la cosa si è allargata, chiunque può venire a sapere di un evento del genere, anche una persona che non ha un cazzo a che fare. La festa non è che vieni là e ti trovi, appunto la festa vieni là, ascolti la musica, vedi che succede, una performance, uno spettacolo, varia roba artistica, droppa, sculture, cose, comunque sì, poi c'è anche la droga, però prima era così, invece adesso sembra che c'è solo droga, non c'è più il resto così. They don't make somewhere for poor people to have good times on the weekend, it's just going to keep coming back. Because if you have to pay 10 euros for your drink when you go to a club, what do you expect? I mean, who the fuck can pay that? No one can, it's not realistic. If they are not realistic with us, we can't be realistic with them. And I'm not talking about me, I'm just saying kids, any 20-year-old kid. We're gonna gate crash those rich bastards' For barbecues. having parties and then you only offer him a club where they have to pay 10 euros to drink, what do you expect is going to happen? You know what I mean? You can beat people as much as you want.
fa un rave. Si trova un pochino giusto. Non è tanto differente da altri ambienti. Questo qua è un ambiente che magari è additato, perché sempre bisogna puntare il dito su qualcuno, però altri ambienti è uguale. Non è che qua facciamo cose fuori dal mondo. È uno spazio autogestito e in molti casi abbastanza bene da non provocare danni, perlomeno non meno che una discoteca, un club. È un passaggio magari di estremismi, di tante esperienze che poi ti portano magari a una mentalità un po' più aperta e un po' più responsabile, spero. Adesso tela celata, guardiamo se la posizione spostiamo il più possibile in là, così non abbiamo messo in mondo. Stanno facendo una zona chill out per la gente che non ce la fa più, per la gente che non ci sta più dentro, che non ha più, che non ce la fa più. Stiamo coprendo con alcune pareti, così il generatore e la parte, il retro, ecco, di camper e chill out può essere in qualche modo delimitata e area di accesso per gli operatori. Infatti il generatore poi verrà segnalato in quanto gruppo elettrogeno e quindi insomma cercare di non farsi del male. Quando viene una persona per richiedere l'analisi viene presa l'età della persona, il prodotto, quello che la persona ritiene di avere in mano, e si fa analisi con il marchis e si vede se corrisponde con la sostanza che la persona pensa di avere in tasca. Dopodiché si chiede se la persona ha usato la sostanza, si dà una restituzione rispetto già alla prima analisi fatta con marchis, si lascia la persona in attesa, si dice di aspettare circa 3/4 d'ora e poi si procede con l'analisi. Dopodiché la persona torna e viene detta cos'è la sostanza che ha con il test più elaborato e i tagli che ci sono dentro. Reagenti che in base al colore della reazione rilevano se c'è una sostanza che cerchiamo. Chiaramente questi non vedono i tagli, vedono solo la sostanza che cerchiamo. Prendiamo una piccolissima quantità. Adesso per vedere le MDMA useremo il marchis, che è il reagente più rodato, quello con più esperienza, che è molto sensibile all'MDMA. Dovrebbe reagire subito in modo violetto intenso. Infatti vedi, il fumo che viene su, non conviene respirare. Quando c'è questa reazione molto immediata, molto veloce, diciamo che è bella potente, quindi diciamo anche che bisogna usarla con cautela, quindi 0,1 di questa sostanza qui è già sufficiente per farsi la nottata tranquillamente. Andare oltre significa andare incontro a dei problemi. Molti ragazzini ne prendono troppa e dicono che non fa niente perché semplicemente gli ha tagliato le gambe. È un classico. Sto facendo il prelievo per sapere se c'è la sostanza che cerchiamo o no. Bisogna soltanto fare un prelievo piccolissimo e poi possiamo dare indietro la pastiglia alla persona che l'ha portata. E dentro c'è il prodotto che può essere analizzato dopo nel sistema di CCM. Abbiamo messo la carta nel solvente, così la parte bassa è bagnata nel solvente e il liquido sale per capillarità. Dipende del tipo di prodotto. Ci sono dei prodotti che non sono tenuti sulla carta e allora possono salire nella parte alta. Invece che ci sono altri prodotti che sono molto tenuti dalla carta e rimangono nella parte bassa. E così possiamo fare la differenza tra
i diversi prodotti. 2, 7 e 10 MDMA. L'acqua è utile soltanto per vedere se c'è il MCPP. Non c'è. E per finire questo è il Dragendorf. Tutte le altre sostanze diventano visibili. Cocaïne e cocaïne aussi. Porca puttana. Allora, 3 e 4 c'è qualcosa che... C'est de la caffeine. Qui c'è la caffeina. Cos'era? Con la MDMA. Et donc ça c'est le La mythe. MDMA 10. Et alors la quête c'est un produit inconnu, Plus de la Keta. plus de la queta. Hai trovato del caffè? Grande. Ok. Ciao. Il cambio. Tra ieri e oggi non si sta più capendo che giorno è, quando è iniziato l'intervento, quando finirà. È stata una notte molto lunga e c'è stata una situazione particolare in cui l'inesperienza sulla sostanza si è unita all'inesperienza sul contesto. Erano un gruppo di amici, primo rave, non primo consumo di ketamina ma primi mix abbastanza azzardati, e quindi un ragazzo a un certo punto ha avuto un classico momento di semicoma in cui reagiva agli stimoli, quindi non era una situazione troppo preoccupante, però gli amici erano allarmati perché cercavano di svegliarlo, cercavano di riportarlo a ballare o comunque erano spaventatissimi. Allora c'è stato un buon lavoro in sinergia con l'equipe francese di Médecins du Monde che ha escluso tutti i possibili rischi sanitari e le emergenze che potevano esserci, e il lavoro si è spostato molto su un registro più di contenimento e di informazione agli amici e cercare di accompagnarli a prendersi cura del loro amico, non lasciarlo da solo, e questo è buona parte del nostro lavoro. All'inizio è un po' difficile capire cosa si passa, ma dopo qualche minuto ci si trova bene e si partecipa facilmente. È un po' l'inizio della rave party, è un po' calma e dunque è un po' più facile capire cosa si passa. Verosimilmente fra 2 o 3 ore o questa sera sarà un po' stravagante, un po' più rumore, poi più gente ubriaca. Il vino, l'alcol, ma la droga e questo per lui è un po' difficile da accettare. Le droghe dure, hashish va bene, ma cocaina, tutte queste cose non le conosciamo bene e per noi fa paura un pochino. Quand la fête se termine, est-ce que les gens ils sont aptes à prendre la route? Le persone che sono qui fino a domenica sera saranno in uno stato
favorabile per riprendere la strada e tornare in Italia o in Francia. Infatti è meglio se una festa dura più giorni, le persone hanno tempo di consumare la droga e poi aspettare che scenda giù. Médecins du Monde fa anche la chill out, che è uno spazio di decompressione, che uno va lì, si corica, si riposa, c'è una musica più rilassante. Il y a des musiques et puis comme un peu dans les danses vaudou, il pense plus à rien. Voilà, c'est très répétitif, ça finit par devenir carrément... No, 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 no.